So you can... Never say that. Ok, cominciamo. Ok, Cinzia. Comincia grazie che dove da €1. Allora, È un po' scuro. come mai? Come ora? Lo stesso. È perché aspetta. Il sole è andato via. Ok, ok. Sì. Allora, questa è ad €1. Okay, I think she said this is a €1 house. Oh. Natalie, Allora, si vede qualcosa? Sì? questo caso è Vedete €1. qualcosa? Sì, questa casa è una casa ad €1, è su 3 livelli, Ok, 3 floors. all'incirca su 60 metri quadri. So 60 square meters. Questa casa ha 2 entrate. 2 entrances. Aspetta che faccio il giro della stanza così potete vedere. Ovviamente ci sono lavori strutturali da fare. Okay, so there's some structural renovations needed. Perché comunque è da tantissimi anni che è abbandonata. Yeah, all the houses are C'è abandoned. un'altra piccola stanza. Qua c'è un piccolo bagno. This one's in pretty good shape for a €1 house. Cosa? È in buona condizione per una casa €1. Sì, abbastanza. I lavori più grossi sono in cucina. Okay. The biggest works are in the kitchen. That's tough when they go in these, the reception cuts out. In cucina. Ecco, qui è la cucina. Ci sono 2 entrate comunque, e quella dove siamo entrati. Non possiamo vedere. Più Is it frozen for everybody else? più importante. I lavori qui sotto in cucina. Qua saliamo nelle stanze sopra. La particolarità della casa è che c'è questa grotta. So the specialty of the house is this little cave. All'interno. Vede Esther? Nathalie, non è possibile vedere, non c'è connessione. Thank you. Si vede? Solo un po'. Can somebody tell her that it keeps freezing? Is everybody frozen? Connessione non è buona. No. Puoi dire per cosa è utilizzata?
Allora, questa è una grotta che c'è all'interno della casa. Sì, non ha finestre, vero? È nella parte No, no, no. inferiore. No, è la parte superiore della casa. Questa casa è costruita sulla roccia direttamente, per questo c'è Ok. questa grotta. So this house is built on the rock, and this cave it's a section. We use this space for keep cheese or something inside and keep it cold because usually these spaces are quite cold, and the perfect steam where the steam is perfect for food or something else. But there is no window, so probably it couldn't be used for space in the house. Ok, ho tradotto qualcosa, Nathalie. Grazie, scusa. Grazie. Thank you, Poi abbiamo Martina. un balcone dove c'è un po' di vista. Balcony where there's a little view. Si vede il Monte Sutera. Non so se si vede da lontano. E qua sopra, secondo piano, ci sono altre 2 stanze. So on this Poi c'è la floor, collega Cinzia con un nostro cliente Michael Liz. Quindi ci sono 2 camere da letto, una cucina, giusto? Allora, 2 camere da letto più, diciamo, al primo piano dove siamo entrati, ora ci Sì. passiamo di nuovo, si può fare anche un salotto. Sì, ho lì. So 2 bedrooms, kitchen and living room. Ecco. Qua stiamo scendendo dove siamo entrati, dove dico io si potrebbe fare un salottino o anche un'altra stanza, visto che ci sono 2 entrate. L'altra entrata è al piano superiore o inferiore di questa stanza? Inferiore, dove c'è la cucina. Inferiore. Ora Ok. ve la faccio vedere da fuori. E chiedono come il tetto, in che condizioni è. Il tetto sarà da rifare sicuramente. Natalie, Ok. non possiamo vedere. Aspetta. Cosa? Non si vede più nulla. Che è successo? Ecco. Ah, ok. Ecco, adesso sì. Scusate. No. So the roof is completely damaged, so it needs to be replaced entirely. The other entrance is below, so there are 2 entrances, this one and the other one. Does the Yes, other entrance there. go to the kitchen? Yes, Okay. from the Ecco, kitchen. questa è l'entrata della cucina. Okay. Questa è l'entrata dal piano terra dove ho fatto vedere la cucina. E poi ci sono i 2 balconi. Okay. Poi il vicinato. Is there parking nearby? Allora, C'è in il parcheggio. c'è la piazza dove c'è la chiesa madre, che è a 10 metri circa. 10 Okay. meters. 10 meters. Ora ve la faccio vedere perché ci stiamo arrivando. Okay. Benissimo, sì. Ecco. Questa è la casa ad €1. Ora vi faccio vedere una casa che è stata comprata a €7.000. È stata quasi tutta ristrutturata. Okay.
So it was bought for 7,000 and it's almost done being refinished. Allora, qui siamo, la strada è accessibile con la macchina, è Okay. lì dove si può posteggiare. Okay, so Chiesa that's not so Madre. far. Ecco, questa è la casa che dicevo che hanno comprato a 7.000 euro. Questa casa ha una superficie sui 100 metri quadri circa. Ecco. Qua c'è il salotto. Hanno lasciato il pavimento originale. The original flooring. Did she say it was 100 square meters? Yes, What? that's right. Okay. No, stava chiedendo se era 100 metri quadrati. Ho Sì, confermato. all'incirca sì. Ecco, invece qui hanno rifatto il pavimento perché era in brutte condizioni, però qui stanno rifacendo la facciata esterna. Come potete vedere qui c'è una vista bellissima. Beautiful view. Yes. Un po' capisco l'inglese, ma mi viene difficile parlare. Sì, lo stesso per me. Ecco. Poi la stanza da letto, il pavimento anche. Yeah, so they replaced the floor because it was in bad condition. Qua c'è un altro balcone. I love how all these houses have balconies. Qua invece c'è una piccola stanzetta. Little bedroom. Oh, that's really tiny. Deve essere ancora completata comunque. Hanno lasciato pure nell'originale la scala in origine di pietra. Original stone stairs. Per salvaguardare un po' la storia della casa. Qua invece la lavanderia è un po', diciamo, coperto perché stanno pitturando, per questo non si vede bene. They bought it for 7,000. How much did they spend on the renovations? Quanto costa la ristrutturazione? Allora, so che hanno speso sui 28-30.000. So 30,000. Qua hanno rifatto completamente il bagno, è stato rifatto completamente. Sono stati fatti pure lavori al tetto. Sì, qualcosa è stato fatto anche. Okay. Poi E invece infissi, cambiate infissi. hanno rifatto tutti gli infissi, sì. Mhm. E riscaldamenti? No, riscaldamenti hanno scelto di mettere i climatizzatori, fanno aria calda e fredda. Ok, ok. Sì, quello sì. So, Qua so they invece replaced la they cucina. replaced the windows and fixed the roof, but they don't have heating system, just air conditioning. To a holiday house, probably. Yeah, probably. Sapete se è per una casa vacanze, visto che non hanno messo riscaldamenti? Sì,
verranno per le vacanze e forse l'affitteranno anche. D'accordo, Mi hanno grazie. chiesto informazione su quello, perciò penso che la metteranno in affitto anche Sì. il periodo che non ci saranno loro, ecco. Come funziona quando qualcuno vuole metterla in affitto? Cioè chi si occupa della casa quando non ci sono i proprietari? Allora, noi possiamo trovare del personale che si occupa della pulizia, per lavare la biancheria e tutto. Poi per le chiavi, per gestire, diciamo, possiamo farlo noi come agenzia Ah, lo fate immobiliare. voi con l'agenzia, sì. Sì, sì, D'accordo. sì. Ecco, qua il pezzo forte è questa terrazza che Sì. Little terrace. si vede. Was the terrace there already, or did they like take out a room to put it in? Hanno ristrutturato pure la terrazza, vero? Isolamento e piastrellato. Sì, sì, quello sì, è stato rifatto Sì. tutto. Sotto c'è la camera da letto? Sì, perfetto. So the bedroom is below the terrace, so the terrace needed to be isolated. So they put the isolation and tiles on it. Okay. Esther, do you want? I can explain the Airbnb or the renting issue if you want, because Nathalie explained everything. Sure, So- go ahead. Yeah, I mean, she works on the Immobiliare, so they will manage the renting. Exactly, Nathalie. So they manage everything for the renting. So it's a good solution if someone wants to go there and have an holiday home, and then they will manage everything during the rest of the year. Okay. Ho detto solamente, Nathalie, che voi vi occupate appunto di tutta l'organizzazione di ospitare le persone nelle case. Se qualcuno quindi vuole comprare una casa vacanze, può comunque gestire, voi potete comunque gestire tutto il resto durante il resto dell'anno. Se qualcuno desidera farlo, possiamo gestirlo. Ecco. Sì, perché effettivamente molti si chiedono se è possibile acquistare una casa e poi chi può occuparsene nel resto dell'anno, quindi è ottimo. Sì, quello possiamo farlo tranquillamente, sì. Bene. Ok. Passiamo ad un'altra casa ad €1. Così. Ok. Che va chiudendo perché c'era solo così. Se tu apri la porta più semplice. Martina, do you want to ask her to explain how the process works there? Do you mean for the 1 euro house Yeah. application? Yeah, if she can explain the rules. Yeah, actually, I don't know if in Mussomeli it's the same, but usually No, yeah, I mean, if you can ask Nathalie. you apply for the house. Oh, ok, so I could. Sì, Nathalie, come va, come funziona la richiesta per una casa a €1? Allora, la richiesta, le spese vuoi dire oppure... No, nel senso, se io voglio comprare una casa in euro, cosa devo fare? Allora, principalmente appunto si deve pagare le spese di agenzia, che sono di €490 per la casa. Poi se per esempio la casa presenta dei problemi catastali, tutte queste spese sono a carico di chi la vuole acquistare. Sì. La spesa, cioè l'importo preciso non so dirle perché dipende dalla casa, dipende dai problemi che ha, la spesa cambia. Poi c'è
la procura. Cosa succede se ci sono più persone che vogliono la stessa casa ad €1? No, qui se qualcuno decide subito, da subito, appena la vede, si va in la ufficio, blocca. si firma il contratto con diciamo il comune, perché il progetto è comunale, si firma questo accordo e la casa è subito, cioè, bloccata per chi la vuole acquistare. Ecco, non c'è una Ho capito. asta, non c'è, cioè si decide subito Sì. per chi la vuole acquistare. Ok, quindi spese notarili e spese per i documenti della casa, tutti a carico dell'acquirente. La casa però viene bloccata subito, quindi non c'è nessun problema se dovesse qualcuno richiederla. Perché? No, perché appunto cioè, pagando le spese già di agenzia, firmando l'accordo con il comune, Sì. allora la casa è già bloccata per l'acquirente. Ok, vado a Poi spiegare. Sì. c'è pure, se la persona non parla italiano, non sa la lingua, ecco, c'è pure la procura da fare. Sì, la procura a comprare. Ok. Sì, il costo è Ok, so, sì? Dico, No, il no. costo della procura, perché viene fatto tramite noi e il notaio, che noi manderemo Sì. a chi vuole acquistare via mail, e lei dovrà autocertificare questa procura davanti a un notaio Sì. pubblico dove abita, o in America o in Francia, Sì, Belgio, ovunque tramite la sia. postille. Sì, tramite la postille. Poi ce la rimanda e noi fisseremo l'atto notarile con le spese notarili, sono circa 2,4, 2,5 per le case ad €1. Ad €1. Perfetto. Fate anche perizia per attestare che la casa ha €1, che la casa ha quel prezzo per motivi di condizione. No, la perizia per l'atto notarile vuole... O non c'è bisogno? No, non c'è bisogno. Sì, la perizia per dimostrare... Ok, perfetto. E poi c'è Quindi l'atto. vado a spiegare mentre quello che hai detto, Sì. così se c'è il tempo Io di vado... andare nell'altra casa. Sì. D'accordo. Okay, so in Mussomeli, it is not necessary to apply for a one-euro house. If you decide to buy a one-euro house, you just pay the fee for the agency, for the real estate agency, and they will block that house just for you. Then it's necessary to sign a contract. It's like a contract with the municipality where you say that you are interested in buy that one-euro house. And then if the one-euro house needs to an update for the documents, that fees belongs to you. I mean, you should to pay that fees for the house. Is unknown the cost of these fees, because they don't know what the house needs. So probably cadastral plans or other documentation from the owner. And then the fees for the notary are around 2,400 or something like that. And that's it. Can I Lister? explain that? Hello? Yeah. The agency fee for a €1 house is €490. Oh, yeah. And then you pay Yes, the euro exactly. as well. And then if you do not complete the property, there's a €5,000 fee to pay the municipality after 3 years. Yeah, that's right. Thank you.
So did they say they don't know what the fee will be because the documents may not be ready at some point? Yeah, because usually they need cadastral plan for sure, but probably it's called successione or voltura, that it's when someone died and the property needs to pass to the son or brothers and sisters. So sometimes these kind of documents are not updated yet, so they need to be to be updated. And the cost is unknown because it depends what the house needs. I mean, what the documents, which documents the house needs. And how long does the process take? Nathalie, quanto tempo di solito ci vuole se la casa ha bisogno di documenti? Allora, Tipo successioni o volture, planimetrie. Le planimetrie non tanto, però per quelle successioni e volture. allora, almeno un minimo 6 mesi, perché Ok. ricando appunto c'è questo problema ancora Covid e ci Sì. sono uffici che sono ancora purtroppo chiuse o ricevono per appuntamenti. Sì. Un minimo di 6 mesi, può anche volere anche di più, Mhm. purtroppo. Sì. So minimum 6 months, but sometimes it's more. Usually it's more. Ok, allora qui siamo in un'altra casa ad €1. Fate venire, appunto. Allora, qua è piano terra e questa è la cucina. L'entrata purtroppo è bloccata, non si riesce ad aprire la porta perché sicuramente è gonfiata con l'acqua. Ecco. Non si riesce a vedere. Allora, qui c'è una cantina. It's like a little wine cellar. That's right, Esther. Qui c'è un piccolo bagnetto che è stato rifatto da poco comunque. Ecco, qui si accede alle stanze. Allora, al primo piano troviamo 2 stanze da letto. Si vede? Yes, see? Ok. So 2 bedrooms on this floor. Ecco, qua c'è ancora il lettino. Vi faccio vedere, ci sono 2 balconi. Qua è la parte nuova di Mussomeli. And that's the new part of Mussomeli. Come potete vedere, questa casa di fronte è una casa ad €1 pure. È in condizioni pessime. I don't know, worst condition. How many houses do they have that are in this program? Anche questa è una casa ad €1. Nathalie, quante case avete in agenzia ancora disponibili? Allora, ancora disponibili sono poche. Infatti il sito non dovete avere fiducia perché Non è aggiornato? non è aggiornato, non abbiamo neanche il tempo Ok. di farlo perché appena abbiamo una casa ad €1 nuova, non riusciamo viene neanche a venduta. metterla sul sito che già è stata venduta.
Purtroppo succede così. Non dovete fare affidamento alle case che vedete cioè sul sito, ecco. Allora, al primo piano c'è un altro bagnetto. So is there are few houses available right now, but these houses are not on the website because they have not time to put it new houses on the website. So yeah, don't check their website because it's not updated. I mean, but in just terms of the- how many houses in the town are empty and could potentially be a part of the program? Because she was, that's a 1-year-old house, Nathalie, that's a 1-year-old house. Nathalie, sai quante case ci sono vuote ancora e se sarà possibile, cioè se il programma continuerà e quindi potrete avere altre case? Allora, posso dire che ci sono più di 100 case vuote nel centro storico e quasi tutto chiuso, purtroppo. Non riusciamo a trovare anche i proprietari oppure I gli proprietari. Infatti ci stiamo muovendo per fare una ricerca Ok. con il comune all'ufficio catastro. Sì. A lot of towns have the same situation. Yeah, yeah, exactly. So there are More than like 100. like 100 houses empty, but it's difficult to find the owners. Allora, qua siamo al secondo piano, ci sono praticamente cucina e 4 stanze da letto con bagno ogni piano. Ok. E qui c'è l'altro balcone. Per esempio, come potete vedere, anche questa casa è chiusa e non riusciamo a capire chi sono gli eredi o i proprietari di questa casa. O magari non esiste più nessuno. Sì, sicuramente sarà difficile. Sì. Quindi Sono state stanno chiedendo più o meno sì. quante case avete disponibili al momento? Allora, al momento sono 4 o 5 case disponibili. Sappiamo che qualcuna Ok. arriverà, però non so dire quando, perché stanno preparando i documenti, perché prima dobbiamo vedere appunto se è vendibile, se ci sono i titoli di proprietà. Certo, ok. Però sono state vendute più di 150 case ad €1 più. Diciamo siamo quasi sui 200. E le case non a un euro? All'incirca più o meno la stessa cosa, perché ci sono anche molte richieste per le case in buone condizioni. Ok. So there's a lot of requests for the houses that are in good condition. Is it a question for me? No, I'm just saying Okay. that, Okay. so it's a difficult position for somebody coming to look at houses there if there's only a handful available. Yeah. Quindi al momento è difficile mostrare le case, nel senso avete molte richieste ma avete poche case. Sì, abbiamo molte richieste, però stiamo, come dicevo prima, muovendoci con il comune per fare queste ricerche approfondite. Ecco. Poi torniamo al primo piano, dove ci sono altre 2 stanze. In media hanno comprato per vacanza o hanno comprato per vivere a Mussomeli? Allora, qualche coppia ha deciso di trasferirsi definitivamente a Mussomeli. 5 coppie già hanno preso residenza qui a Mussomeli. Ok.
non sono giovanissimi, Però hanno visto un potenziale per il loro futuro lì. perché magari sono già in pensione, possono permettere. Torniamo al piano terra. So Faccio probably vedere la just casa da few. fuori. Did she say Sì. a quarter of the people moved there permanently? Yeah, Okay. just few couples, like 3 or 4. All the other houses are for holidays houses, so more than 200 probably. There's about 400 or 500 houses they've sold. Yeah, Yeah, some of them are some of she them are said holiday. she said A lot two. of people are in the process of renovating them Yeah. and getting to standards. So, you know, over the next 2-3 years, you'll see a lot more people here. Probably, yeah. Per esempio Michael, lui è un acquirente che ha comprato una casa, diciamo, in buone condizioni, una casa grande. Spiega, Michael. So I purchased, I've got the house on the other side of the town. I bought 15,000 euros. Got a great vista. It's in fairly good condition. This is the thing that attracted me to a premium property was the cost difference. However, I have also bought a Euro property here, and I'm in the process of buying another one next to my other property. Due to the party wall agreements here are a bit loose. So if you have a property that's perhaps in not as good condition next door that's for sale, it may be worth your while buying that as well, so that you don't have issues. Are you combining the houses? I'll be combining the 15,000 euro one I purchased. I'll be combining with the one next door, which was 4,000. But the €1 one I'll be using for Airbnb and as a little studio apartment. So there's some really good opportunities here. It's a fantastic little town. You have to sort of come here to experience it. But I'd be honest with you all. The people here are so friendly. I haven't met one person that's rude at all. Everyone's really helpful. Yeah. Have you had any trouble finding people to do the renovation work? So there are some local builders you can be put in contact with. I think some people are wanting to do the work themselves. So there is quite a sort of do-it-yourself DIY type of market here, but there are some fantastic builders around that Nathalie and Cinzia will be able to put you in contact with. But yeah, there's nothing that's outside of the scope really of being able to do it yourself. There is a lot of stuff going on here. The old part of the town that you've seen doesn't really give you an idea of the size of Mussomeli. Actually, Mussomeli is probably 3 or 4 times bigger than the old part. So there's a lot going on. And are Michael, you? Sorry, go ahead. sorry, yeah, I have a question. What is your project for you and your life in Mussomeli? For me, so I've particularly purchased the property for well, it's for an investment, obviously, but I'm going to use it as a holiday. The big one that I've got, I'm going to use as a holiday home and as a bit of a bolt hole, if you get my meaning. So, when life gets too busy back in England, I could get out here. I'm a software developer, so I can work remotely. There's a lot of Californians that have purchased properties here and working remotely, and some of them are going to live here. Some are living here permanently. Some are going to come backwards and forwards, spend a few months at a time. For me, I've purchased now because I'm only 38. So when I come to retire, I'll retire out here. Louise, go ahead and Okay, ask your thank you. Hi,
I just wondered, it's a bit of a cheeky question, Michael, but I wondered if you would be around on the 26th, 27th of February, because I'm due over, me and my husband are coming over for a visit, and it would be Right, great to get a okay. coffee. Yeah, no, oh no, indeed, yeah. Unfortunately, I'm not gonna be back here until April now. Okay, no worries. Um, Yeah. Yeah, but I mean, it depends on. I'm waiting on some sort of funds to sort of clear back in the UK. But if the funds clear before then, I'll be back so that I can do the deeds and power of attorney. Yeah, Um, yeah. Cool. Yeah, it's just very loose. You need to remember that here in Mussomeli, piano piano, domani domani. There's it's just it's slowly catch a monkey. Yeah. Great. Okay, good. Looking forward to it. All right. Thank you. Google translates your friend while you're here as well. Chiama la collega inglese, See, ma purtroppo non ha potuto venire oggi. okay. And are you taking advantage of any of the bonuses in your renovations? So the bonus scheme, I've looked into that. You get the super bonus. I think everybody is entitled to the super bonus, and they pay 110% Sì, super bonus. Sì, sì. bonus. So you get 110% back on any renovation costs that you do. However, that isn't. So let's say you spend 50,000, or you're obviously going to get 55 back, but they don't pay you 55 in one hit. They break that down over 10 years, and then they pay it back to you through your taxes. So it will come off of your income tax effectively, and be repaid to you over 10 years. So although it's very exciting to have the 110,000, obviously it's a long-term investment. It's not for a quick turnaround. Does that make sense? Yes. Excellent. Did anybody else have any questions? Anybody? Maybe a very practical question. How do I organize, a tour, and how do I coordinate with the other, cities that I want to visit? I plan to visit most probably by the end of February as well. And then I want to be efficient. So my question is, is that like 1 day per city, 2 days per city? What's the optimal way of doing things in a very efficient way? How many houses can you see per day? I mean, that kind of thing. I came out in October last year. I was here for 3 days originally. I did 3 tours. There's one in the morning, one in the afternoon normally on each day. Obviously it's limited to the number of houses you can see that day, but each day we saw 6 to 10 houses. Okay. So I also looked on the Idealista, another place down near Cefalo, but I must say, it wasn't really what I came for. I preferred actually the tours, so I came back up here, and I stuck with Mussomeli. Okay. Camerata is there, but I know Nathalie and Cinzia are totally focused on Mussomeli, and the project that's going on here. Unfortunately, you'd have to sort of contact the other Okay. projects in the other towns in order to organize tours there. But it's a case of just speaking to Nathalie or speaking to any agency in a town that you wish to do business with and organizing a tour. They're generally quite frequent, and the agents are very, very friendly, and they're also very keen to sort of help anybody out that's going on. Okay. One more question. I mean, you say this is an investment. Do you have Long-term. developed some kind of spreadsheet to calculate the thing? It's Which, in Europe. Okay. So you mean it's quite straightforward? It's fairly straightforward. I mean, I've sort of, so I'll just go with the just one house, for example, at the moment. I was looking at the Euro properties. The difference in price compared to a €1, some of the €1 properties require a large investment straight away
to get them to the standard of some of the premium properties. So that's why I went for a €15,000 house, because some of the Euro houses I'd have had to spend 15 in order to get it up to standard. The legal fees are roughly probably about €4,000 to €5,000 per property. And then obviously the agent fees about 600. I'm currently looking into myself all the taxes and stuff. And that's various depending on the size of the property, the meterage and everything. So there are other considerations to make, but it does depend on what you want out of the property and how you're going to use it. But I'll give you an example. There's the motorbikes. I must say that's the first time I've heard a motorbike here this week. So, but look, you're looking at some of the properties are about 300 to €400 per year for the taxes. It's very cheap compared to home. Well, in England anyway, No, of course. I mean, I'm living in Denmark and it's even more expensive, I think, so. Damien, I put a link in the chat for something I saw in one of the other groups that gives you an idea of Airbnb data. So Cool. the number of days that a property is rented, average rental prices, things like that. If you're looking at it from an investment standpoint, that might help. But that's cool. Great. Thank you. On Airbnb, it's at the moment around €300, something like that. But I think it was per month. But there are other prices here. Some of the B&Bs and things like that are charging a lot more. You know, like in the summertime, €70 a night. The number of people that have purchased here, because of the whole thing started about 2018, 2019. Because of COVID, it slowed it all down, which stopped people coming here. But they'd sold a lot of properties. The Mussomeli has become one of the most famous projects for the Eurocasa program, and subsequently there's lots of media attention. TV producers are coming here. We had James May from Top Gear came here to do a video. He's doing another program like he did with the Japan one. And as time goes on and the world opens up again, I think you're going to find an awful lot more people here. She's quite famous here in Mussomeli and in California, called Rubia. She has 6 properties here, and she has been bringing people out to Mussomeli, and through her sort of involvement, she's brought 50 Americans here who have all bought properties. And she continues to push that. She's been in the Washington Post and all sorts of other things. So, you know, it's an exciting time. I would say that if you are interested, it's definitely worth coming out to have a look and get a feel for the place. But you would be in on the ground floor. There's a fantastic expat community here. And everybody's willing to help out. You know, if you put your foot in, and then, you know, we're all here to help each other out and support one another. Cool. Well, I have one extra question. If so many expats are moving in, how long will the local community, or the city keeps its charms? Is it going to be like? You see my point. I understand exactly what you mean. If I could just say, so here we're in the old part of the town, which is the historic centre, and then if you can see, sort of in the distance, you can see the new part. Yeah. Natalie won't mind me saying this, but Italians are very sort of like, they look down their nose at old things, and they prefer new. I don't know why. It's a cultural thing, I think. But the mayor of Mussomeli is super, super keen on preserving the historic elements of the city. And that is predominantly why they're doing these Euro houses, because during the Second World War and after the Second World War, a lot of people moved away and never came back.
And over time, due to the lack of opportunities for young people and dare I say it, educated people like doctors or developers and things like that, they generally move away up north. And as a consequence, all the towns that you sort of look at are dying, if that makes sense, because the populations are getting older and older and the people are unable to move away. Or, you know, there's the houses. Get it. So it's a big drive to reignite the towns and breathe some life back into them so that they don't just crumble into dust, basically. My point is, I would like to continue to buy, pizza in Italian for the next 20, 25 years and not having, to buy, my coffee at Starbucks. You won't find a Starbucks in Mussomeli ever. Great. Thank you. You made my day. Italiani You can look at the numbers. No, I know. But this is just, Yeah, Mussomeli is what, 15,000 people or so? It's about that. It's about Around there? 10,000 now. So 500 out of that's on 15,000 are foreigners. Quanti Okay. abitanti? 10.500. Cheers, about 10 to 15,000. Okay. And there's a lot of really nice things. So in Mussomeli, the main hospital for the area is here. And I say for the area, that includes Camerata and all the other little towns. So Mussomeli is more the hub and the other places is more provincial. The hospital, l'ospedale, più di 200 commerci. Yeah, Siamo a 40 minuti dal mare. Ci sono delle yes, it's about attività 40 minutes. commerciali It's qua about 40 vicino. minutes to the sea, to Agrigento and San Leone. It's about an hour and 45 to Palermo A Airport. un'ora e mezza da Palermo, a 2 ore da Catania. Yeah. A 2 ore e mezzo dallo Stretto. There's loads of in banks, Calabria. loads of coffee shops. There's loads of supermarkets. There's a Lidl's here as well, which is Abbiamo il castello. because there's a fantastic market. I think there's a little bit of a market on today actually. We'll go down this way. Yeah. Oh, careful. Attendi. Piano, Tinzia. Piano, che si scivola. Ok. Eccoci qua. Ecco, qua si può anche parcheggiare. Per esempio, questa è stata venduta, questa è stata ristrutturata, anche la facciata, per esempio. Questo l'ha comprato un americano. Invece questa è una casa ad €1, non più disponibile perché è stata venduta. Ecco. So that's a 1 euro house that's no longer available because it was purchased. Ecco. Da qui si vede anche Camerata, per esempio. Qua in questa zona abbiamo altre case in vendita, per esempio. So these are other houses for sale. Questa è Mussomeli, la zona nuova che dicevo prima. Yeah, and that's the new Mussomeli that they were talking about. Are there some rules or restrictions on renovation? I mean, if you want to open a window, can you do it, or it's like very strictly controlled? Le regole per restrizione. Posso rispondere io?
I can, yeah, sorry, I can answer. Yeah, I mean, you can open another window and then you would need a permission. It's called permesso di costruire in Italian, but it's possible, yeah. Okay. But you need an engineer or an architect for that. Of You course. can't do it just on your own. Okay. Ok, ho spiegato solamente che se vogliono avere nuove finestre nelle nuove case, per esempio, devono appunto hanno bisogno di un permesso di costruire o comunque una scia o un altro permesso per farlo. Sì, pigliamo di là del cavallo. Sì, visto che scendiamo, pigliamo. Ok. Ecco, ora ci stiamo dirigendo in piazza Umberto, al centro di Mussomeli. Nathalie, tu preferisci dritto o di dritto? Ecco, faccio vedere un po'. Lavori in corso. Ecco, questa è una casa che stanno ristrutturando. Nathalie, posso fare una domanda a te? Le imprese che lavorano lì fanno lavori cioè, tramite progetti oppure sono solamente lavori di ristrutturazione perché si tratta di edilizia libera e quindi rifacimento bagni, eccetera? Quindi non hanno bisogno di permessi. La maggior parte sono così oppure devono seguire dei progetti? Allora, sicuramente saranno anche da seguire da architetti, anche per fare modifiche. Però la all'interno. maggior parte forse le condizioni sono abbastanza buone e quindi hanno bisogno solo di piccoli lavori. Sì, però magari se vuoi fare un prospetto per la facciata, allora lì sì che ci vorrà Certo, le dovute autorizzazioni, scia. certo. Sì, sì, sicuramente. Ok, grazie. Niente Martina. Is she walking to the piazza? Questa per esempio è stata un'altra casa ad €1 che è stata opzionata da un americano. Stiamo concludendo con l'atto notarile. Esther, do you want to translate or? Did she say an American is restructuring it? Yeah. Yeah. Yeah, no, he's buying. They are waiting for their notary. Ah, okay. Eccoci qua. Invece questa è una casa in buonissime condizioni, l'hanno acquistato €17.000, venduta con i mobili all'interno. Diciamo che c'è stato pochissimo da fare. L'hanno comprato una coppia inglese. I never know how much people are catching or not. So that was 17,000, had a very little work to do. It was purchased by a British couple. And the furniture is inside yet. Is she taking us somewhere specific? What did she say? Buon lavoro. Poi stiamo arrivando in piazza Umberto, come dicevo prima, al centro di Mussomeli.
Qui è dove incontro tutte le persone che fissiamo l'appuntamento. Qua in piazza Umberto. L'incontro è qui. So this is usually the meeting point. It's Piazza Umberto, the main square of the town. I see this in Danny's pictures a lot. Non so se avete sentito parlare di Danny McCabin che ha aperto The Good Kitchen. There it is. Yeah, we know. Cioè, sì, lo conosciamo un po' tutti ormai, Nathalie. Purtroppo è chiuso. Ormai è sennò famoso. non c'è. Non c'è. Cioè, Pazienza, non c'è. Ecco, qua era dove ha aperto la sua attività, Danny. Ok. Does anybody have any other questions? Poor Natalie's been walking around in the cold. No? Okay, I will post the video, the recording, along with Natalie's contact information tomorrow, if anybody wants to reach out to her to schedule a visit. Okay, Mi possono Thank you. contattare via mail, via WhatsApp, ovunque. I will put it in the group. grazie Thank Nathalie. you. It's worth a visit, Grazie even a just for a tutti. weekend. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Ciao. Ciao, bye, grazie mille.